tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo albero di Natale fatto di fiocchi di neve all'uncinetto. Trovo che sia un'idea meravigliosa, l'idea non è mia, l'ho trovata su Pinterest, appunto mi è sembrata meravigliosa e quindi ho deciso di farne la mia versione e di farvi il tutorial in modo che se volete potete farla anche voi. Per farla ho usato tanti fiocchi di neve di misure diverse, 5, nel tutorial vi mostro tutti i fiocchi di neve e una volta fatti i fiocchi di neve li mettiamo in forma su un polistirolo o su qualcosa di morbido in cui possiamo mettere in forma i fiocchi di neve e fissarli con gli spilli, e io li ho induriti con la lacca per capelli. Voi potete utilizzare il metodo che vi piace di più. Fatemi sapere se questo progetto vi piace, se lo rifarete. Io vi devo dire che a me piace tantissimo e sono super soddisfatta del risultato. Aspetto di leggere i vostri messaggi per sapere cosa ne pensate voi. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare i fiocchi di neve e il sacco in cotone io ho usato il cablè numero 5 e uso sempre questo della marca Ispe. I colori sono il colore 73 e 3. Per fare i fiocchi di neve ho usato un uncinetto da 2 mm, mentre per fare il sacco ho usato un uncinetto da 2,5 mm. Nel tutorial, perché vediate meglio i punti, ho usato un filato e un uncinetto più grossi che comunque possiamo usare per creare un albero più grande. In questo caso ho usato il filato duetto, che è un misto lana, sempre della Ispe, e un uncinetto da 3,5 mm. Oltre al filato e all'uncinetto, se vogliamo fare l'albero di Natale, ci servono alcuni materiali aggiuntivi. Del fil di ferro, io ho usato questo da bigiotteria che avrà un diametro di circa 1-2 mm, ma sono quelli super flessibili, un po' di riso, dei sassi e delle perline. Io le ho scelte di legno, ma voi ovviamente potete usare quelle che vi piacciono di più. E lo stesso vale per il diametro. Per quanto riguarda le mie, le più grandi sono poco più di 2 cm di diametro e le più piccole circa 1 cm. Per tutti i materiali che utilizzo in questo tutorial vi potete rivolgere alla merceria Arcobaleno. Nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online e il numero WhatsApp. Iniziamo facendo un nodino iniziale. Lavoriamo 5 catenelle e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella. E in questo cerchietto lavoriamo tutto il primo giro. In alternativa, se volete, potete fare l'anello magico. La ripetizione che lavoriamo nel giro 1 è un punto alto, 2 catenelle. Sostituiamo il primo punto alto con un punto basso e una catenella. E lavoriamo le 2 catenelle e ripetiamo un punto alto, 2 catenelle e in totale lavoriamo 6 ripetizioni. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, che è quello che abbiamo sostituito con un punto basso e una catenella. Nel giro 2 lavoriamo un punto alto nel punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo e lo sostituiamo sempre con un punto basso e una catenella o come preferite. Poi lavoriamo una catenella, un punto alto nell'archetto, un pippiolino di 4 catenelle che vuol dire lavorare 4 catenelle e un punto bassissimo nella prima catenella, un punto alto nell'archetto, una catenella. E questa è la ripetizione che ripetiamo per 6 volte in totale nel giro 2. Quindi adesso nel prossimo punto alto lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto nell'archetto, un pippiolino di 4 catenelle, un punto alto nell'archetto, una catenella e ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro.
e alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto. Iniziamo il giro 3 dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo, lavorando in questo punto un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. E poi lavoriamo un archetto di 6 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per 6 volte. Nel punto alto, sopra il punto alto del giro 1, lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. E poi lavoriamo un archetto di 6 catenelle. E ripetiamo. Saltiamo un punto alto, il picciolino un punto alto e nel successivo punto alto lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. Sostituiamo l'ultimo archetto di 6 catenelle con 2 catenelle e un punto alto allungato che lavoriamo nel primo punto alto del giro. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo, chiudiamo 1 e poi 2 e 2. In questo modo formiamo un archetto grande come 6 catenelle, ma siamo al centro dell'archetto, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso in questo archetto, una catenella e poi andiamo a lavorare nell'archetto di 2 catenelle. Qui lavoriamo 3 punti alti, un punto alto doppio, 2 catenelle, un punto alto doppio e 3 punti alti. Una catenella e questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. Quindi adesso un punto basso nel successivo archetto, che è un archetto di 6 catenelle, una catenella e nell'archetto di 2 catenelle 3 punti alti, un punto alto doppio, 2 catenelle, un punto alto doppio e 3 punti alti. E una catenella. E ripetendo in questo modo completiamo anche tutto questo giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Il giro 5 è praticamente uguale al giro 4. L'unica differenza che c'è è che anziché lavorare una catenella tra il punto basso e il gruppo di punti che lavoriamo nell'archetto da 2 catenelle, ne lavoriamo 3. Quindi nel prossimo giro lavoriamo un punto basso e il primo lo sostituiamo con una catenella, poi lavoriamo 3 catenelle e nell'archetto di 2 catenelle, come nel giro precedente, lavoriamo 3 punti alti, un punto alto doppio, 2 catenelle, un punto alto doppio, 3 punti alti. Poi lavoriamo 3 catenelle e un punto basso sul punto basso del giro precedente.
e questa è la ripetizione che lavoriamo in questo giro. Un punto basso nel punto basso, 3 catenelle, nell'archetto 3 punti alti, un punto alto doppio, 2 catenelle, un punto alto doppio, 3 punti alti e 3 catenelle. E ripetendo questa ripetizione completiamo questo giro. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso, che è quello che abbiamo sostituito con una catenella. Nel giro 6 lavoriamo un punto basso che sostituiamo con una catenella, 2 catenelle, un pippiolino di 4 catenelle, una catenella, 2 punti alti nell'archetto di 2 catenelle, una catenella, un pippiolino di 5 catenelle, una catenella, un punto alto doppio, una catenella, un pippiolino di 5 catenelle, un pippiolino di 6 catenelle e lo chiudiamo nello stesso punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo il primo pippiolino, e un pippiolino di 5 catenelle che chiudiamo sempre nello stesso punto. Poi lavoriamo un punto bassissimo nella successiva catenella, un punto alto doppio nell'archetto, una catenella, un pippiolino di 5 catenelle, una catenella, 2 punti alti nell'archetto, una catenella, un pippiolino di 4 catenelle, due catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Quindi adesso lavoriamo un punto basso nel successivo punto basso e poi lavoriamo 2 catenelle, un pippiolino di 4 catenelle, una catenella, 2 punti alti nell'archetto di 2 catenelle, nel successivo archetto di 2 catenelle, una catenella, un pippiolino da 5 catenelle, una catenella, un punto alto doppio, una catenella. Qui su lavoriamo 3 pippiolini tutti con la chiusura nello stesso punto, uno da 5, uno da 6, uno da 5, poi lavoriamo un punto bassissimo nella prima catenella che avevamo lavorato, un punto alto doppio, una catenella, un pippiolino da 5 catenelle, una catenella, 2 punti alti nell'archetto, una catenella, un pippiolino da 4 catenelle, 2 catenelle e il punto basso nel punto basso. E ripetendo questa ripetizione completiamo anche questo ultimo giro. E alla fine chiudiamo, come al solito, con un punto bassissimo nel primo punto basso. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E lo nascondiamo con un ago tra i punti sul rovescio del lavoro. Nascondiamo anche il filo del cerchio magico
fiocco di neve grande, che abbiamo chiamato fiocco 1, è pronto. Questo è quello in lana che abbiamo lavorato insieme e questo è quello fatto con il cablè numero 5. Ed ora vediamo come fare tutti gli altri. Per fare il fiocco di neve numero 2, che è leggermente più piccolo, usiamo lo stesso schema che abbiamo lavorato assieme, identico, con l'unica differenza che saltiamo il giro 5. Lavoriamo il giro 1, il giro 2, il giro 3, il giro 4 e sul giro 4 lavoriamo il giro 6, esattamente identico a quello che abbiamo lavorato assieme. Per il fiocco di neve numero 3 lavoriamo il giro 1, il giro 2, come abbiamo lavorato per gli altri, e nel giro 3 lavoriamo un punto alto nel punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo, 2 catenelle, un punto alto e un archetto di 5 catenelle. Quindi l'unica differenza è che anziché lavorare un archetto da 6 catenelle, lavoriamo un archetto da 5 catenelle. E ripetiamo. E alla fine del giro sostituiamo l'ultimo archetto da 5 catenelle con 2 catenelle e un punto alto nel primo punto alto del giro. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso in questo archetto, un pippiolino di 3 catenelle che chiudiamo sul punto basso entrando in questo modo, così, una catenella, nell'archetto di 2 catenelle lavoriamo 2 punti alti, un pippiolino di 4 catenelle, un punto alto doppio, una catenella, un pippiolino di 4 catenelle e lavoriamo altri 2 pippiolini di 4 catenelle che chiudiamo sempre nello stesso punto. Un punto bassissimo nella catenella, un punto alto doppio, un pippiolino di 4 catenelle, due punti alti, e una catenella. Quindi adesso ripetiamo questa sequenza. Nell'archetto di 5 catenelle lavoriamo un punto basso, un pippiolino da 3 catenelle che chiudiamo nel punto basso, una catenella, nell'archetto di 2 catenelle lavoriamo 2 punti alti, un pippiolino di 4 catenelle, un punto alto doppio, una catenella, 3 pippiolini da 4 catenelle che chiudiamo nello stesso punto, un punto bassissimo nella catenella, un punto alto doppio, un pippiolino da 4 catenelle, 2 punti alti e lavoriamo una catenella. Ripetiamo in questo modo per tutto il giro. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso e nascondiamo il filo come abbiamo imparato. Per il fiocco di neve numero 4 facciamo un nodino iniziale, lavoriamo 6 catenelle e li chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo. Nel giro 1 lavoriamo un punto alto che sostituiamo con un punto basso e una catenella e ripetiamo questa ripetizione in totale per 12 volte. Un punto alto, una catenella, 12 volte in totale. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto,
che è quello che abbiamo sostituito con il punto basso e la catenella. Ci spostiamo nel prossimo archetto con un punto bassissimo e da qui iniziamo il giro 2. Nel giro 2 la ripetizione è un punto basso nell'archetto e il primo lo sostituiamo con una catenella e 5 catenelle. E ripetiamo un punto basso nel prossimo archetto, 5 catenelle. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. Sostituiamo l'ultimo archetto con 2 catenelle e un punto alto nel primo punto basso, che è quello che abbiamo sostituito con una catenella. E dal centro di questo archetto iniziamo il prossimo giro. In questo archetto lavoriamo un punto basso, una catenella e nel prossimo archetto lavoriamo 2 punti alti, un pippiolino di 5 catenelle, due punti alti doppi, un pippiolino di 7 catenelle, due punti alti doppi, un pippiolino di 5 catenelle, due punti alti, una catenella e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Quindi adesso nel prossimo archetto lavoriamo un punto basso e ripetiamo una catenella, nell'archetto successivo lavoriamo 2 punti alti, un pippiolino di 5 catenelle, 2 punti alti doppi, un pippiolino di 7 catenelle, 2 punti alti doppi, un pippiolino di 5 catenelle, 2 punti alti, una catenella e un punto basso nel successivo archetto. E andando avanti in questo modo completiamo tutto il giro e poi alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso, facciamo una catenella di sicurezza, tagliamo il filo e lo nascondiamo attraverso i punti come abbiamo imparato. Per il fiocco di neve numero 5 lavoriamo 5 catenelle e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo e nel giro 1 lavoriamo 2 punti alti, 5 catenelle, sostituiamo il primo con un punto basso e una catenella. E ripetiamo questa ripetizione in totale per 6 volte. 2 punti alti, 5 catenelle e alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto. Nel giro 2 lavoriamo solo negli archetti di 5 catenelle. In ogni archetto lavoriamo 3 punti bassi, 3 pippiolini di 3 catenelle, e 3 punti bassi sempre nello stesso archetto. E questa è la ripetizione che ripetiamo. In ogni archetto lavoriamo 3 punti bassi, 3 pippiolini di 3 catenelle, 3 punti bassi.
e ripetendo questa sequenza completiamo anche tutto questo giro. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso, facciamo una catenella di sicurezza, tagliamo il filo e nascondiamo il filo tra i punti come abbiamo imparato. Per rifinire la punta dell'albero ho deciso di utilizzare una stella, quindi ho fatto queste due stelline e anche di questa stella vi ho fatto il tutorial, vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra, e adesso le cucio insieme, passando sotto le catenelle dei punti. Cuciamo tutto intorno tranne un po', in questo modo rimane un foro per infilare la stellina sulla punta dell'albero. Una volta fatti i fiocchi di neve dobbiamo irrigidirli. Li fissiamo con gli spilli su una base di polistirolo o comunque su una base in cui poter infilare gli spilli e li tiriamo bene per dargli la forma. Per irrigidirli io uso una lacca per capelli, una lacca extra forte. Do una prima passata da una parte, aspetto che si asciughi, tolgo gli spilli, giro il fiocco di neve dall'altra parte e do un'altra passata. Alla fine sono rigidi ma non rigidissimi e per l'alberello trovo che siano perfetti. Ed ora vediamo come montare l'albero. Ovviamente con questi fiocchi di neve potremmo fare tante altre decorazioni natalizie, potrebbero essere dei sottobicchieri, potrebbero essere appesi alle finestre, all'albero di Natale, creare delle composizioni con un bastoncino sopra, insomma, come sempre, libero sfogo alla fantasia. Ma oggi facciamo l'albero di Natale. Perché l'albero resti in piedi ci serve una base e io ho pensato di usare il sacchettino che ho fatto l'anno scorso per fare questo tutorial, che è l'effetto nel sacco, e vi lascio il link nella descrizione del video. Facciamo il sacco e il sacco lo riempiamo di sassi e io l'ho riempito di riso, ma ovviamente voi potete utilizzare il materiale che preferite, l'importante è che abbia un po' di peso per mantenere in piedi l'albero. E la struttura centrale dell'albero la facciamo con un fil di ferro. Io ho tagliato circa 50 cm, poi ovviamente dipende dall'altezza del vostro albero. Teniamo una parte dritta, più dritta possibile, e la base la arrotoliamo in questo modo e la facciamo un po' piatta, e questa va dentro al sacco e dentro poi mettiamo i sassi in modo da bloccare la base e riempire il sacco e dargli un po' di peso. E poi finiamo di riempire con riso o con ghiaino più sottile, quello che volete voi. Chiudiamo il sacco come vi insegno nel tutorial e iniziando dalle perline più grandi cominciamo ad alternare una perlina, e questa entrerà un po' nel sacco, e un fiocco di neve, e li infiliamo dalla parte centrale iniziando ovviamente dai più grandi. Per il mio albero io ho fatto 10 fiocchi di neve, 2 per ognuna delle misure e dei tipi che vi ho dato. Voi ovviamente potete utilizzare qualunque fiocco di neve, l'importante è appunto che abbiano una dimensione diversa e che vadano dal più grande al più piccolo. Ho aggiunto delle perline più piccole, queste avranno un diametro di 5 mm, e ho ripiegato su se stesso il fil di ferro e adesso qui tagliamo.
E l'alberello è pronto, e questa volta faccio un po' fatica a farvelo vedere in tutto il suo splendore, ma è veramente meraviglioso. Sono super soddisfatta del risultato, spero che vi piaccia, che lo rifarete. È un progetto divertente da fare perché ci divertiamo prima a fare tutti i fiocchi di neve e poi in un attimo componiamo l'alberello e abbiamo sicuramente un albero di Natale ad uncinetto diverso dal solito. Fatemi sapere cosa pensate di questa idea, se rifarete questo alberello. Se lo rifate, mi raccomando, condividete le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!